Grazie professor Alessandro Menotti per questa intervista che concede ai Granai della Memoria e vorrei partire con una domanda semplice e secca. Come ha conosciuto Ancel Keys e quando è iniziata la vostra collaborazione? Dunque, questo è successo nei primi anni 60, quando il professor Keys avviò una delle operazioni sul campo in Italia nel Seven Country Study. A quel tempo io ero assistente volontario, non pagato ovviamente, all'ospedale San Camillo di Roma col professor Puddu, emerito cardiologo, e che già collaborava con il professor Keys. Il professor Keys aveva bisogno di un cardiologo per le operazioni sul campo e il professor Puddu disse immediatamente devi andarci te perché sei un epidemiologo. Mi mise questa targa. Io non ero un epidemiologo in effetti, ma avevo passato i 2 anni precedenti in Libia a lavorare nell'ospedale governativo di Tripoli, che è il più grande del paese, dove mi ero divertito per curiosità mia a contare i casi di infarto ed erano straordinariamente rari. Considerai una serie consecutiva di 6.000 pazienti in ambiente medico internistico e mi accorsi che il numero di casi tra gli arabi e i libici era pressappoco lo stesso che tra il complesso degli italiani e degli ebrei. Solamente che gli italiani e gli ebrei in tutti erano forse 40.000 e i libici che afferivano a quell'ospedale erano almeno 400.000. Quindi cominciai a considerare l'ipotesi che le due popolazioni avessero un'incidenza diversa della malattia. Feci questi conti, tentai di scrivere un articolo e poi mi imbattei in un rapporto della FAO, prodotto dal professor Ferro Luzzi, che descriveva la dieta dei libici alla fine degli anni 50 e inizio anni 60 e mi accorsi che era una dieta strana, povera di calorie, 1800 calorie in tutto, 13% di calorie da grassi, pochissime proteine e comunque pochissimi grassi animali, quasi niente. Questi dati li portai al professor Puddu quando cominciai a fare l'assistente volontario. Lui mi attaccò questa etichetta di epidemiologo e mi offrì come collaboratore al professor Keys. Naturalmente feci vedere questi dati anche al professor Keys, il quale si entusiasmò all'idea, disse hai fatto una grande scoperta e si mise a riscrivere il testo in inglese di sua mano, autografo, che avevo preparato perché era scritto molto male e che poi poteva essere pubblicato l'anno dopo su una rivista internazionale. E così cominciò il mio lavoro nel Seven Country Study. Quali erano le ipotesi di partenza del Seven Country Study? Ci sono 3 ipotesi fondamentali. La prima è stabilire se tra popolazioni diverse, appartenenti a paesi diversi o culture diverse, esistessero reali differenze di prevalenza, incidenza e mortalità per cardiopatia coronarica e per altre malattie cardiovascolari. Seconda ipotesi, se queste differenze fossero state dimostrate reali, stabilire se stili di vita, in particolare differenze nelle abitudini alimentari, potessero spiegare almeno una parte delle differenze. E terza ipotesi, quella se all'interno di singole popolazioni si potessero identificare caratteristiche personali che potessero favorire la predizione degli eventi. Quest'ultima era un'ipotesi che ovviamente era già stata avviata anche da altri studi, non le prime. Lei ha speso 50 anni della sua carriera nel Seven Country Study. Quali sono stati i suoi ruoli? Dunque, come ho detto, ho cominciato a lavorare sul campo facendo l'esaminatore clinico. Poi sono passato attraverso una serie di operazioni sul campo in tutta Europa, perché il professor Keys mi nominò ricercatore associato all'Università del Minnesota e mi dette la responsabilità di operare in tutte le aree europee e di averne la responsabilità organizzativa, soprattutto dal punto di vista della tecniche di misura e dei criteri diagnostici. Quindi questa fu la seconda tappa. Dopo pochi anni venni inserito nello staff centrale dello studio e in tale posizione rimasi per sempre, salvo diventare project officer a un certo punto quando il professor Blackburn si ritirò da questa posizione. Divenni poi responsabile di gran parte delle analisi statistiche che vennero sviluppate per la monografia che riproduceva i dati dei 10 anni di follow-up e poi negli anni 90 per
7 anni fui professore associato all'Università del Minnesota per le analisi finali su 25 anni di follow-up e per impostare il follow-up successivo. Nei primi anni 2000 costituì il cosiddetto gruppo dei ricercatori di terza generazione. Perché? Perché sono passate 3 generazioni di ricercatori che sono entrati a far parte dello studio. Io ero il più giovane della prima generazione, diventai il più vecchio della seconda e poi inventai la terza generazione, che in effetti non ha dato grandi risultati perché solo un paio hanno contribuito veramente bene allo studio, ma c'è da capirlo, se uno non è entrato nella fase iniziale, nello spirito iniziale, era difficile adeguarsi ad un'idea così strana e così complicata lungo il suo percorso. In fondo voi eravate dei pionieri in questi studi. Eravamo dei pionieri, c'erano enormi difficoltà operative sul campo, da ogni punto di vista, perché era tutto, non dico improvvisato quasi, anche se il professor Keys aveva organizzato prima dell'inizio dello studio una lunga serie di studi di tipo metodologico per standardizzare tutte le misure, tutti i criteri, tutte le procedure da eseguire. Ciò che non poteva essere standardizzato non fu adottato. Furono lasciate da parte alcune misure di grande interesse, come per esempio la glicemia, la trigliceridemia, le radiografie, perché non c'era la possibilità a quei tempi di standardizzare l'esecuzione e la lettura di questi dati. Che cosa differenzia la patologia geografica della prima metà del Novecento da uno studio epidemiologico longitudinale come il Seven Country Study? Dunque, il termine di patologia geografica è stato coniato per descrivere delle osservazioni sporadiche fatte da personaggi di solito strani, viaggiatori, pionieri, europei trasferiti in aree lontane, che senza nessun proposito particolare hanno raccolto dei dati, hanno fatto delle osservazioni e hanno fatto delle ipotesi attorno a queste osservazioni. E questi rappresentarono la base di quello che sono stati gli studi longitudinali e epidemiologici, che invece hanno un'ipotesi, una metodologia, una struttura e una complessità quale qualsiasi procedura scientifica. Da questo punto di vista vale sempre la pena ricordare alcuni di questi pionieri. Il primo forse è stato Cornelis de Lange, era un medico olandese che fu mandato a insegnare medicina interna in Indonesia, che era una colonia olandese all'inizio del Novecento. Lui si divertiva a misurare il colesterolo a tutti e si accorse che gli indigeni indonesiani era molto basso rispetto agli olandesi suoi connazionali. E si accorse pure che la diagnosi di angina pectoris, la metto tra virgolette per dire che era un modo per parlare di malattie di cuore, il termine infarto miocardico ancora non esisteva, era relativamente comune tra gli olandesi ma non esisteva tra gli indonesiani. Allora buttò lì l'ipotesi che la dieta di questi locali fosse responsabile del basso colesterolo e il basso colesterolo fosse responsabile della mancanza di malattia, ma era un'ipotesi non documentata, solamente dettata da queste osservazioni elementari. Un allievo di De Langen, Isidor Snapper, un altro olandese, circa 30 anni dopo andò a insegnare medicina interna all'Università di Pechino, in Cina, e fece osservazioni assolutamente simili, col vantaggio di disporre dell'elettrocardiogra. E lui documentava che lesioni da infarto miocardico erano inesistenti tra i cinesi, che lui vedeva vivere di una dieta vegetariana, rispetto ai suoi connazionali che invece erano tutt'altra cosa. E di questi esempi ce ne sono tanti. In questo percorso ci sono cascato anch'io, ma molto tardi, fuori dalla patologia geografica, negli anni 60, con la mia esperienza libica. Lei conosce questo studio che ora è molto ammirato, che si chiama il China Study? Non so a quale si riferisce, ce ne sono quello diversi. Di Campbell, del professor Campbell, che è considerata la Bibbia dei vegani. Non ho molti dettagli in proposito, però immagino di cosa si tratti. Perché molte persone considerano appunto la dieta dei cinesi del mondo agricolo degli anni 60 l'ideale verso il quale tendere, in alternativa alla dieta mediterranea, una specie di dieta frugale appunto alla maniera cinese.
Sì, voglio dire, da questo punto di vista, in un libro del professor Keys c'è una frase che dice praticamente questo. Se invece che concentrarmi, parlo di professor Keys, sul Mediterraneo, con l'Italia meridionale, la Dalmazia e la Grecia, mi fossi concentrato sul Mar Giallo, con i cinesi, i giapponesi, i coreani e i filippini, sarei giunto alle stesse conclusioni. Un collega recentemente mi ha detto, ha ripetuto una frase che io ho citato in una presentazione pubblica: nei nostri dati i giapponesi erano i più mediterranei dei mediterranei. E questo sostanzialmente è vero, questo perché in fondo la dieta mediterranea non è un menù, è un modello che può essere riprodotto con alimenti anche un po' diversi, che devono riprodurre lo stesso tipo di nutrienti. Quindi è un equilibrio. Un certo tipo di equilibrio orientato verso il vegetale, diciamo così, per essere semplici. A proposito di ingredienti, c'è un dato che per me è sempre sorprendente. Nei primi studi di Ansel Keys, l'olio extravergine d'oliva non è necessariamente al top dei grassi vegetali, mentre poi con il tempo l'olio extravergine d'oliva è diventato l'emblema della dieta mediterranea. I cinesi, per esempio, l'olio extravergine d'oliva non lo usano. Ecco, che cosa direbbe lei, diciamo, da esperto di questo campo? Va usato o non va usato? È indispensabile oppure no? Ma l'olio extravergine d'oliva contiene dei componenti che non sono grassi, che sono antiossidanti, in senso lato, e che hanno degli effetti benefici, che l'olio d'oliva porta con sé, oltre al tipo di grassi di cui è composto. E quindi se questi componenti li troviamo in altri alimenti, di altra natura, da dovunque vengano, può essere la stessa cosa. Quindi in un certo senso ha ragione chi dice che l'olio extravergine d'oliva non va classificato nei grassi. È un grasso che contiene alcuni micronutrienti molto benefici, come il vino, che se usato in modo moderato contiene alcune componenti, microcomponenti, che non sono neanche caloricamente determinabili, che possono essere benefiche. Per tornare al Seven Country Study, c'è stato un esperimento, uno studio pilota a Nicotera, in Calabria, nel 1957. Durante questo studio di preparazione al Seven Country Studies sono stati messi a punto tecniche, modalità e anche forse un certo modo di avvicinarsi alla popolazione. Che cosa ci può dire in proposito? Dunque, io non ho partecipato allo studio di Nicotera, però conosco diverse cose e anche diverse conseguenze. Nicotera fu considerato uno studio pilota, poi uno studio di fattibilità e alla fine venne inserito di fatto nel Seven Country Studies. Tant'è vero che compare capitoli ad hoc nelle prime 2 monografie dello studio. Lo studio ha prodotto almeno 7 monografie, nelle prime 2 compare. Cosa è successo successivamente? Che è stato impossibile eseguire il follow-up della popolazione, né con gli esami periodici né col follow-up per la mortalità. Per quali motivi? Ci sono 2 motivi. Uno, perlomeno a quei tempi, era di tipo logistico. Raggiungere Nicotera era difficilissimo, non c'era neanche l'autostrada attuale, che già credo sia un disastro, immaginarsi allora. Quindi era complicatissimo arrivare, trovare un alloggio, trovare l'organizzazione locale per eseguire gli esami. Poi dicono, ma qui parlo non in prima persona ma per cose riferite, dicono che sia stata una qualche difficoltà locale ad accettare di eseguire follow-up fino alla mortalità. In altre parole, qualcuno non voleva che si sapesse quali fossero le cause di morte di queste persone esaminate. E perché? Contrarietà, la mafia, non sappiamo. Rimane il fatto che gira una barzelletta, che mi raccontava spesso il professor Keys, ma non so se è vera. Lui diceva che tentò di avviare l'organizzazione del follow-up per la mortalità e riuscì a vedere alcuni certificati di morte. Non so se l'ha inventata lui o se è vero. Lui disse, trovò un certificato con scritto avvelenamento acuto da piombo. Il che può voler dire
un colpo di pistola o cosa del genere. Di solito il piombo non si beve. Non si beve e non c'è, l'avvelenamento acuto c'è, se uno lo prende in un altro modo, ma comunque. E quindi mi fece capire che insomma non era il caso di insistere, che era comunque difficile. Circa 30 anni dopo l'esame iniziale, tramite alcuni colleghi di Napoli che avevano contatti con l'area, io tentai di ottenere i dati di mortalità, ma non ci fu nulla da fare. L'unica cosa che fu possibile fare a Nicotera, credo negli anni 90, è di andare a riesaminare un altro campione di popolazione e rideterminare la dieta, ma questo è stato fatto non nell'ambito del Seven Countries, ma da altri gruppi, direttamente o indirettamente collegati con il professor Fidanza. Lei sa che oggi Nicotera tende a volere il primato della scoperta della dieta mediterranea ed è molto poco contenta che l'UNESCO abbia riconosciuto come comunità elettiva il Cilento. Beh, qui c'è un grosso errore, in altre parole, e anticipo forse un'altra cosa che può volermi chiedere. Quando il professor Fidanza, che era il nutrizionista principale del gruppo italiano, creò il cosiddetto indice MAI, Mediterranean Adequacy Index, fece un'operazione di definizione di pattern a priori. In altre parole, io stabilisco qual è la dieta buona, andiamo a vedere se fa bene oppure no. E decise che doveva essere quella di Nicotera del 57. Perché? Perché pur non avendo Nicotera il follow-up e la mortalità di incidenza, aveva caratteristiche molto simili da ogni punto di vista alle aree della Dalmazia, della Grecia e dell'Italia centrale, che avevano caratteristiche alimentari simili e che comunque nel follow-up avevano bassa mortalità coronarica, bassa incidenza coronarica, eccetera. Quindi Nicotera fu presa come punto di riferimento. Attorno alla dieta Nicotera fu creato l'indice e quanto più questo indice era elevato, tanto più era mediterraneo, quanto più basso, meno mediterraneo. E il punto di riferimento era la dieta del 57, che era ricca di pane, pasta, patate, cereali in senso lato, molta verdura, molta frutta, poca carne, un po' di pesce, pochi derivati del latte, oltre il latte, quasi niente dolci e un po' di vino. E il sale? Non lo so dire. Allora forse non era così importante come oggi. Ed era difficile misurarlo. Quindi evitare quelli preconfezionati o precotti che si trovano nei supermercati oggi, perché sarebbero una cosa completamente diversa da quella che mangiavano allora i contadini di Nicotera. La seconda condizione è però una scelta: o ridurre le calorie, allora per Nicotera erano circa 2600 al giorno, oppure supplire con un'adeguata attività fisica, che mediamente era molto elevata a quei tempi, perché si trattava di contadini che uscivano la mattina e tornavano la sera dopo aver lavorato 6, 7, 8 ore. Quindi con un dispendio calorico fortissimo. Straordinariamente elevato. Nelle altre due aree italiane rurali, in Emilia e nelle Marche, le calorie erano anche molto di più, passavano un bel po' delle 3000. E quali erano le altre corti italiane? Le altre corti italiane erano un'area rurale in Emilia, a Crevalcore, provincia di Bologna, un'altra in Italia centrale a Monte Giorgio, in provincia di Ascoli Piceno. La scelta venne fatta pensando al nord, centro e sud, pensando a delle differenze che effettivamente esistevano. E poi venne arruolata una corte di ferrovieri nella zona di Roma per fare da counterpart alla corte americana dei ferrovieri, che era stata la più grande area degli Stati Uniti. E che cosa mangiavano nelle Marche in Emilia-Romagna? Beh, se noi facciamo un pool di Marche ed Emilia-Romagna, viene fuori un qualche cosa che è abbastanza mediterraneo, non tanto. Se separiamo l'Emilia-Romagna dalle Marche, le Marche è decisamente mediterraneo, come poteva essere più o meno Nicotera o la Dalmazia o la Grecia. Crevalcore in Emilia si avvicinava un po' più al centro Europa, con un po' più di grassi saturi, grassi animali, un po' più di carne e un po' più di calorie. E aveva anche la stessa incidenza di malattie cardiovascolari? Beh, c'è un po' di differenza, Crevalcore era un po' di più, Monte Giorgio era un po' di meno.
Però col passare del tempo, a 50 anni di distanza, le cose si sono avvicinate molto, perché poi col passare del tempo le curve confluiscono e si uniscono verso la fine. A causa della transizione alimentare? Non tanto quello, anche perché voglio dire, siccome il destino è quello di avere tutti un exitus mortale, è chiaro che alla fine tutti si avvicinano, sia pure con tempi diversi, quindi la sopravvivenza che diventa più lunga laddove c'è meno malattia. Durante il Seven Country Studies lei ha personalmente osservato e sperimentato 2 diete antitetiche, quella finlandese e quella greca. In cosa differivano? Dunque la storia è questa: quando lavoravamo in Grecia c'era l'abitudine di prendere il pranzo, il lunch, presso una casa dei contadini che si offrivano di offrirci il pranzo a pagamento, poche dracme, e lì si sperimentò cosa mangiavano loro. Tanto pane, tante verdure, soprattutto patate, melanzane che io adoro personalmente, peperoni, zucchine, davanti a questo passo, pochissima carne, di solito un po' di pollo, un'enormità di frutta e un po' di vino, e il solito yogurt naturalmente c'è sempre. Questa era la dieta, il tutto naturalmente condito con tanto olio d'oliva e spesso anche fritto con olio d'oliva. Venire via da questa esperienza uno si sentiva oleato. In Finlandia c'era un'altra cosa, andavamo a casa di contadini che ci offrivano il pranzo e l'impressione era completamente diversa, perché in mezzo alla tavola in cui ci sedevamo c'era un tagliere di legno che assomigliava a quelli che si usano in Nord Italia per la polenta, ma al posto della polenta c'era il burro e si cominciava a spalmare il burro su enormi fette di pane. Questa era la cosa che andava avanti per tutto il pranzo, che si intercalava con pezzi di carne, di solito di maiale, e si beveva latte, tanto latte. Alla fine di un giorno i finlandesi bevevano quasi un litro di latte. Intero, ovviamente. Intero. A Monte Giorgio, per esempio, i contadini che noi esaminavamo bevevano quasi un litro di vino. Questa era una delle differenze. Venire via dalla Finlandia vuol dire sentirsi imburrati. E questi erano 2 estremi che risultarono poi estremi anche in tante altre cose, come nella mortalità, nell'incidenza coronarica, nella sopravvivenza. Quindi in un certo senso Sono i 2 estremi emblematici di questa storia, anche se i giapponesi hanno fatto bene pure loro. in che senso? Nel senso che i giapponesi con il loro riso, verdure, soia, pesce hanno avuto esperienze simili a quelle di Grecia. Ansel Keys si divertiva a raccontare che a Creta aveva visto i contadini bere un bicchiere di olio extravergine d'oliva a colazione. Voi l'avete mai fatto, voi studiosi? No, non ho fatto questa esperienza, però me la sono sentita raccontare tante volte. Ma Ansel Keys era un bravo raccontatore di questi aneddoti Ah, di vita, di ricerca quotidiana. Lui era bravissimo. Io l'ho sempre considerato un padre, lo definivo un patriarca. Nel lavoro era un uomo duro, tagliente a volte, esigente. Fuori dal lavoro era un amico, un fratello, un padre, aveva quasi l'età di mio padre più o meno. E un grande suo divertimento era quello di riunire il collaboratore degli amici in grandi simposi, grandi cene, grandi banchetti a raccontarsi storie. Anzi, lui forzava le persone ad alzarsi in piedi e a raccontare storie. E il successo di una persona dipendeva anche dalle storie raccontate. E di queste ne ha combinate tante. Non so se posso ricordare, in occasione di una riunione del comitato scientifico della Società Internazionale di Cardiologia che lui presiedeva a Venezia nel 65, eravamo in un grande albergo famoso e disse che ognuno poteva alzarsi a protestare per le deficienze della cucina e dell'albergo, che non c'erano perché andava molto bene, il famoso Cipriani, immaginate, non so se posso nominare. Però poteva dirlo solamente in una lingua che nessuno potesse capire. Allora era un consesso internazionale con molte nazionalità. Ovviamente l'inglese cascò subito, il francese cascò subito, il tedesco cascò subito e ci furono altri tentativi.
saltò fuori un arabo, un egiziano a parlare in arabo. Io capivo qualche cosa per i miei passati libici, ma ci fu subito l'israeliano, ma io capisco tutto e quindi non ci fu niente da fare. Ci fu una signora indiana che parlò hindi, ma c'era uno del Sri Lanka che capiva l'indi e perdemmo anche l'indi e avanti così. Fino a che si alzò un distinto signore e fece una lunga chiacchierata, tutti zitti a guardarsi intorno di cosa parlava. Questo era un irlandese che parlava gaelico e quello che vinse la gara. Questo era il tipo di ambiente che il professor Kiss gradiva organizzare fuori dal lavoro. Quindi in un certo senso c'era una passione per le culture. Una passione per le culture, si parlava molto spesso di cucina ma anche di altre cose. Il professor Kiss aveva una notevole cultura di tipo storico-geografico. D'altra parte aveva anche lui viaggiato molto e aveva avuto anche lui tanti approcci con culture e ambienti diversi. Ne ha raccontate tante, forse la cosa più interessante per me, perché l'ho sempre considerato un genio da questo punto di vista, quando lui da giovane fisiologo andò a lavorare per un paio d'anni col premio Nobel Krog a Copenaghen, in Danimarca. E Krog gli affidò un compito apparentemente stupido: stabilire perché le anguille possono permettersi di passare dall'acqua dolce all'acqua salata senza danni e viceversa. E il professor Kiss scoprì che nelle branchie delle anguille esistono delle cellule speciali che fanno da scambiatori di sodio e che regolano il sodio interno in base alla quantità di sodio esterno. Se avesse continuato su questa strada a lavorare con questo tipo di approccio in biologia, parlo di biologia e fisiologia, penso che sarebbe arrivato al premio Nobel. In effetti, il professor Chiesa ha avuto molti riconoscimenti, ma almeno una volta è stato candidato al premio. Forse due, non sono sicuro. La seconda volta ho contribuito anch'io a preparare la relazione, a cui contribuì il professor Mancini di Napoli, che era un altro amico del gruppo. Ma eravamo sicuri che non lo avrebbe preso, perché le caratteristiche della commissione Nobel sono quelle di privilegiare la ricerca di base e quindi una cosa del genere, una ricerca applicata, non avrebbe mai maturato un premio Nobel. Però i riconoscimenti li ha avuti comunque. E invece la prima candidatura chi la aveva proposta? Questo non lo so, mi è stato detto ma non ho dettagli. Mi hanno detto che il premio Nobel si può avere solo in vita, è vero? Credo di sì. Quindi purtroppo non siamo in tempo. No, sarebbe fuori luogo in questo momento, perché tanti altri sono saltati sul carro facendosi avanti a spintoni e dimenticando in parte quello che ha fatto lui e che ha fatto il suo gruppo. Sì, perché oggi tutti si riempiono la bocca di dieta mediterranea e pochi raccontano e riconoscono quello che Certo. Il vostro gruppo ha fatto all'inizio. Sì, devo dire, quello che è stato fatto dal gruppo del professor Kiss è stata la prima bozza di questa storia, poi è stata perfezionata, lo riconosco, lo sanno tutti, soprattutto da ricercatori spagnoli, ricercatori greci e in parte anche degli americani. Però molto spesso si dimentica qual è stato il nocciolo duro sul quale si sono costruiti le rifiniture di questa storia, che sono molto importanti perché alla fine è stata data più enfasi nelle fasi recenti di questa storia ai nutrienti e agli elementi benefici rispetto a quelli che fanno male, mentre eravamo partiti noi nello studiare cosa faceva male invece di che cosa faceva bene. Quello era l'approccio legato alle teorie, alle ipotesi che giravano all'inizio degli anni 50. Lei saprà che molti hanno criticato la vostra ricerca dicendo che in fondo voi non avete scoperto la dieta mediterranea ma l'avete inventata. Beh, è difficile dirlo, però vogliamo chiamarla mediterranea o non mediterranea. Il fatto è che studiando i pattern alimentari delle nostre 16 coorti ci si accorge che si può mettere su una scala numerica con appositi maneggi matematici le varie combinazioni tra i vari alimenti e quando andiamo dagli estremi di quelli che mangiano burro, mangiano carne, bevono latte e quelli che
mangiano pesce, mangiano riso, mangiano verdura, ci sono degli estremi. L'abbiamo chiamata così perché l'abbiamo trovata lì. Se, come dicevo prima, il professor Chisa avesse lavorato prevalentemente attorno al Mar Giallo, l'avrebbe chiamata la dieta del Mar Giallo, forse, non lo so. A lungo mi sono interrogata su chi avesse inventato la dizione dieta mediterranea e poi quando ho letto la pagina 57 di How to Eat Well and Stay Well, The Mediterranean Diet, che esce nel 75, ho capito che forse lì c'è per la prima volta in un testo a stampa l'espressione dieta mediterranea. Però chiedo a lei, quando è che avete inventato questo nome? Questa è una storia difficile da raccontare perché anche noi siamo molto incerti. Effettivamente il sottotitolo di quel libro del professor Keys indica per la prima volta la Mediterranean Way, chiamiamola così. 9 anni dopo, nel 1984, la professoressa Anna Feroluzzi dell'Istituto Nazionale della Nutrizione condusse un esperimento sulla dieta mediterranea nel Cilento, che era la zona dove il professor Keys aveva la villa, e nel testo citò per la prima volta il termine di dieta mediterranea. Successivamente questo termine comparve in libri, articoli, anche nei titoli di libri e articoli, ma non siamo stati capaci di ricostruire quale libro o quale articolo per la prima volta, dopo di allora, portò il termine di dieta mediterranea. Quindi rimane anche per noi un mistero. In fondo, come spesso accade, le grandi idee sono collettive e non hanno un momento iniziale, ma hanno un momento sorgivo che sicuramente è il vostro Seven Country Study. Questo è un bel modo di interpretare, perché qui stiamo parlando ormai di storia. Andiamo dentro di almeno 50 anni, durante i quali tante cose si sono mosse, si sono sviluppate, si sono modificate fino a consolidarsi in questa idea. Lei è mai stato a Minnelea? Tante volte. E che cosa le sembrava questa villa Keys spersa nel Cilento che guarda Capo Palinuro? Lui si innamorò di quell'area e comprò un pezzo di terreno arido che non valeva niente probabilmente a quei tempi e si potette permettere di comprarlo e costruirsi la villa perché aveva guadagnato un po' di denaro vendendo il libro sulla dieta mediterranea, che ebbe un grande successo a quei tempi. E secondo me ci sono due aspetti interessanti. Questa villa guardava sul mare come da un terrazzo. Si trovava circa 60-70 metri sopra la spiaggia e sotto c'era una ripida scarpata. Non c'era niente quando lui poi alla fine l'ha dovuta rivendere, che era ormai molto anziano, vicino ai 100 anni. Era un enorme giardino pieno di fiori, pieno di ulivi e pieno di mandarini e di arance. Una cosa straordinaria. E un'altra cosa che mi è sempre piaciuto è questo termine Minnelea, e lui ha coniugato Min, che è l'iniziale del Minnesota, con Elea, che era la città greca di cui i ruderi si trovano a poca distanza da Minnelea, dove sembra ci sia stata una scuola medica greca. E combinando queste due cose lui ha voluto in qualche modo far capire che ci teneva molto alle sue origini americane come alle sue abitudini europee e mediterranee. In un certo senso è sorprendente che un ricercatore così avanzato che veniva dagli Stati Uniti con un'idea anche appunto biometrica della ricerca poi fosse affascinato dall'idea di una scuola medica greca così vicina alla natura. Sì, è vero, ma questo fa parte della cultura che Keys aveva una notevole cultura storico-geografica, linguistica anche, e quindi a lui piaceva andare a ricercare queste cose e a farne parte della sua vita, del suo essere. Mi raccontava per esempio in termini di lingue che era molto orgoglioso di essere riuscito a parlare un po' di danese quando stava con il professor Kroll. Quando studiò a Berkeley biologia, prese anche dei corsi di cinese e vuole stabilire se il suo cinese era comprensibile. Per far questo, durante una vacanza estiva, si fece arruolare come fuochista su di un mercantile che andò da San Francisco a Shanghai e andò a Shanghai per stabilire se riusciva a farsi capire col suo cinese. Disse un pochino sì. Questo era il personaggio. Era un uomo dalle 1000 risorse. Sì, veramente.
E poi, come dico, molto esigente sul lavoro, quanto fraterno, amichevole e paterno al di fuori. In termini di lavoro, una delle cose che mi ha impressionato di più, anche se è molto elementare, la prima volta che andai nel Minnesota, nel suo laboratorio, è successo questo fatto straordinario. Se lui aveva bisogno di parlarmi, veniva a cercarmi nel mio studio, non mi mandava a chiamare. Questa per me era una cosa straordinaria rispetto alle abitudini dei baroni italici a cui ero abituato fino a quel momento. Ed è vero che nel laboratorio Stadium Gate 27 alle 5 si beveva il tè tutti insieme, dal primo all'ultimo ricercatore, compresi gli inservienti? Esattamente. Suonava una campana, c'era una voce che chiamava tea time e tutti smettevano di colpo, ci si riuniva. Ma queste riunioni più o meno conviviali sono rimaste nella tradizione anche dei successori di Chiesa. Il suo successore al laboratorio fu il professor Blackburn, dopo di lui il professor Lipka, con il quale ho lavorato molto ovviamente negli anni successivi, e anche lì ogni pochi giorni c'era una riunione così conviviale, magari mangiando solamente frutta fresca, tagliata a pezzi da mangiare con le mani, o una qualsiasi occasione per festeggiare un compleanno o l'arrivo di un nuovo ricercatore. E c'era sempre l'occasione di fare queste cose e di raccontarsi un po' di storie, tipo quelle che l'ho accennato prima. Dicendo questo, lei sfatta l'idea che Ansel Keys fosse un uomo che voleva mettere a dieta il pianeta? Ma non diciamo proprio questo. Lui alla fine concluse che un certo tipo di abitudini alimentari potevano essere benefiche, ma non fu un predicatore della dieta come ci sono stati altri. In definitiva era un ricercatore, cercava più di rispondere a dei quesiti che di fare propaganda dei quesiti, salvo quello che ha fatto con i suoi libri. Dove peraltro lui scrive sempre di godersi il cibo, di condividerlo, magari di non esagerare, però dice sempre che il cibo è civiltà. Certamente, questo è vero, anche se aveva le sue debolezze, insomma, per esempio a lui piaceva molto farsi un aperitivo con lo sherry. E vabbè, glielo lasciamo. Il rapporto con la moglie Margaret com'era? Era straordinario, era una simbiosi, veramente, inseparabili. Margaret, a dire la verità, lo aiutò molto anche come biochimica, anche lei era biochimica nelle fasi iniziali dello studio, poi un po' alla volta aveva da fare coi figli, e quindi, però viaggiava sempre con lui, se la portava sempre appresso e diventò parte del nostro gruppo e parte delle nostre amicizie, perché alla fine attorno a Seven Countries si formò una famiglia di ricercatori a livello internazionale che tra di loro diventarono amici e che continuamente tuttora ci scambiamo auguri, visite o quello che sia appena si può, anche se ormai di quelli originari ne sono rimasti pochi. E oltre a me in vita ce ne sono credo 4, il professor Blackburn e 2 greci. Basta, tutti gli altri sono di seconda o di terza generazione. Sono ancora in vita quelli che mangiano dieta mediterranea? Beh, il fatto che i 2 greci sono ancora vivi, anche se un po' malandati, forse dice questo. E anche l'italiano però. Beh, ma io sono il più giovane. Lei è nato sul lago di Garda, che è forse l'oasi più mediterranea del nord Italia, ma ha sempre mangiato mediterraneo oppure no? No, direi proprio di no. Anzitutto io sono nato a riva del Garda, che è la parte trentina del Garda, nella parte austro-ungarica che è diventata Italia alla fine della Prima Guerra Mondiale. Mio padre, che era medico e che è nato a Rovereto, lì vicino, nacque suddito austriaco, fece parte dei suoi studi liceali a Vienna, poi venne a vivere a Riva e dove sono nato e vissuto per i primi 16 anni, poi ho cominciato a girare. E l'ambiente, l'atmosfera, l'educazione, le abitudini e anche la dieta non erano mediterranee, erano austro-ungariche a quei tempi. L'unica cosa mediterranea era l'olio d'oliva, aggiunto al resto perché lì si produceva e tuttora si produce. Poi le mie abitudini sono un po' cambiate per le influenze che ho subito da Roma, da Libia e da girare il mondo in vari posti. Sono diventato relativamente mediterraneo, se non altro perché amo molto i vegetali in senso lato. Forse non perfettamente, ma comunque lungo quel percorso. E qual è il suo piatto della memoria? Ma posso dire che
le melanzane sono una grande attrazione, perché in ambito di aree mediterranee sono riuscito a mangiarle a colazione, pranzo e cena. Il moussaka è una versione, il moussaka greco è una versione delle melanzane alla parmigiana, anche se non è la stessa cosa, sono melanzane, vanno sempre bene. E quante ne abbiamo mangiate in Grecia presso i contadini di Corfù e di Creta. E a colazione come gliele hanno preparate le melanzane? Anche lì qualche volta fritte. Con lo zucchero? No, Così, semplice. sì, nell'olio d'oliva. Che cosa pensa del fatto che l'UNESCO abbia riconosciuto la dieta mediterranea come patrimonio dell'umanità? È difficile giudicare queste operazioni dell'UNESCO perché in un certo momento sembra che siano solamente simboliche, però forse hanno una loro importanza perché perlomeno per chi vuole capire cosa è cultura, anche questo serve per pubblicizzare certe idee e per far conoscere certe cose che altrimenti resterebbero oscure. La campagna per la dichiarazione della dieta mediterranea quale parte del patrimonio dell'umanità è stata, credo, avanzata molto dalla Spagna e dalla Grecia, ma anche dall'Italia. Credo che il ministro dell'agricoltura a quei tempi che lo promosse fu l'onorevole De Castro, se non ricordo bene. Nell'ambito di coloro che operarono nel Seven Countries, io non feci niente perché ero troppo occupato in quei tempi a lavorare in Minnesota, a fare analisi e a codificare dati. Sicuramente un contributo fu dato dal professor Fidanza, che ancora era attivo, anche se il suo carattere un po' difficile rese sempre complicato collaborare con lui. Comunque il successo c'è stato ed è riconosciuto e andando a rivedere i paesi che hanno fatto la proposta, l'Italia sta in testa assieme alla Croazia, alla Grecia, alla Spagna e poi mi pare il Marocco anche e qualcun altro. A tale proposito le devo fare una domanda che forse è un po' complicata. Perché voi del gruppo del Seven Country Studies italiano non siete così conosciuti come meritereste? Beh, la cosa è un po' complicata. Anzitutto se c'è da dire che lo studio non ha mai appartenuto ad una singola istituzione che lo abbia considerato proprio e pertanto protetto e privilegiato. Lo studio è passato dal Centro per le malattie cardiovascolari dell'ospedale San Camillo di Roma, me lo sono trascinato dentro l'Istituto Superiore di Sanità e me lo sono portato fuori quando sono andato via dall'istituto. In Italia hanno operato sul campo almeno una ventina di cardiologi per il Seven Countries, ma solo io sono sopravvissuto dentro lo studio a contribuire allo studio. Un altro cardiologo ha fatto l'epidemiologo, ma al di fuori del Seven Countries, eccetto che per quella singola operazione sul campo, il professor Panico di Napoli, forse lo conosce. Quindi mancando un'istituzione e mancando una persona capace di grandi abilità nel campo delle relazioni pubbliche, è mancato il punto di riferimento. Il professor Poggio poteva esserlo perché aveva una grande fama come cardiologo, ma scomparve troppo presto, nel 91, quando si cominciava a parlare di dieta mediterranea. Il professor Fidanza poteva andare bene perché era un nutrizionista, però aveva un difficile carattere, si fece molti nemici e ebbe difficoltà di imporre le sue idee, anche se costituì assieme al professor De Lorenzo all'Università Tor Vergata di Roma un istituto per la dieta mediterranea e poi inventò l'alternativa alla piramide mediterranea con la costruzione del tempio della dieta mediterranea. Ma anche lui fece quello che poteva. Io non sono mai stato una persona di relazioni pubbliche, ho voluto fare solo il ricercatore, mi sono spostato da un'istituzione all'altra per poter continuare a fare il ricercatore, ho fatto solo questo. Forse ho sbagliato, adesso forse me ne sono pentito, ma ho fatto quello che mi piaceva fare. Lei è stato per 15 anni dirigente di ricerca presso l'Istituto Superiore di Sanità, con anche una struttura con molti ricercatori che hanno collaborato con lei. Quali sono state le vostre scoperte più rilevanti? Dunque, diciamo che il mio arrivo all'Istituto Superiore di Sanità fu dettato dalla necessità di importare nell'istituto
delle competenze di epidemiologia di malattie non trasmissibili, a cominciare da quelle cardiovascolari. E siccome in quel tempo ero l'unico in Italia che aveva fatto qualcosa in questo settore, venni preso facilmente. Mi portai con me il Seven Countries e l'istituto, devo riconoscere, contribuì a permettermi di proseguire, anche se con estreme difficoltà. Ma il compito principale fu quello di creare una struttura con delle competenze nel settore dell'epidemiologia delle malattie non trasmissibili e cardiovascolari in particolare, e di avviare in modo sistematico la strutturazione dell'epidemiologia cardiovascolare in Italia. E soprattutto grazie a finanziamenti del CNR nell'ambito dei cosiddetti progetti finalizzati in medicina preventiva tra fine degli anni 70 e i primi anni 90, avviamo una serie di studi anche abbastanza complessi che cominciarono a definire la mappa dell'epidemiologia cardiovascolare in Italia. Quando io andai via dall'istituto nel 1994 stavamo analizzando un pool di oltre 50 campioni di popolazione, esaminati almeno una volta e seguiti per almeno 6 anni in termini di malattie e mortalità, che poi rappresentarono la base del contributo che abbiamo dato al cosiddetto progetto SCORE europeo per la stima del rischio cardiovascolare. Quindi fu un'operazione che avviò questo meccanismo che inondò l'Italia di centri operativi che si occupavano di malattie cardiovascolari in popolazioni, che poi da soli o non da soli continuarono, perlomeno alcuni di essi, ad operare in questo settore. Naturalmente ci impegniamo anche in campo internazionale e presso l'istituto avevamo il centro direzionale dell'area Monica in Italia. Monica è un progetto dell'OMS, il monitoraggio delle malattie cardiovascolari. C'erano 3 aree in Italia, una in Friuli, una in Brianza e una nella provincia di Latina. E qui c'era lo scopo di stabilire se modificazioni nel tempo dei fattori di rischio fossero accompagnate da modificazioni in parallelo della mortalità dell'incidenza. Però questo studio io l'ho abbandonato quando ho lasciato l'Istituto Superiore di Sanità. Incidentalmente il progetto Monica, che è stato forse il più grande progetto collaborativo internazionale multicentrico di questo tipo, secondo me ha perso una grande occasione. Perché il progetto Monica era probabilmente l'unico, fra quelli che io conosco, che poteva tentare di riprodurre e validare quello che è stato fatto con Seven Countries. Ma gli aspetti alimentari sono stati trascurati. Sono stati raccolti dati alimentari da pochissime aree, insufficienti a sviluppare un'ipotesi, ad eseguire un'analisi coerente. Per cui la Monica da questo punto di vista ha fallito, nel senso che non se ne sono occupati. E quindi non abbiamo al mondo un qualche cosa che abbia replicato il Seven Countries. E quindi qualcuno dice, ma non l'avete fatto bene, potevate farlo meglio. Fatelo. Nessuno l'ha potuto rifare. Gli unici studi che assomigliano al Seven Countries, ma che si basano su una tecnologia completamente diversa, sono quelli che a tavolino molti hanno fatto usando i dati della FAO per descrivere l'alimentazione di un paese e i dati dell'OMS per descrivere di quei paesi la mortalità, combinandoli insieme. Naturalmente sono studi grossolani, perché sono dati che riguardano quello che chiamano la scomparsa del cibo dal mercato. C'è un termine in inglese, mi pare, che dice qualcosa del genere. La mortalità non è sempre molto precisa, quella del Seven Countries l'abbiamo misurata uno per uno, abbiamo andati uno per uno a contare, a vedere chi erano i morti, sapere qual era la causa precisa. Però c'è da dire che i risultati di questi studi, fatti bene o fatti male, sono venuti fuori tutti coerenti con quelli del Seven Countries Study, che ce n'è uno pubblicato nel 93 mi pare, fatto su una quarantina di paesi, dentro i quali ci sono tutti i 7 paesi del Seven Countries. Per cui il Seven Countries potrebbe essere una specie di campione rappresentativo di quei 40. Però purtroppo dentro l'articolo pubblicato non è possibile identificare quali sono i punti dei 7 paesi del Seven Countries, ma sono dentro in quell'articolo che ne riporta 40. Ma tutti i materiali del Seven Countries Study dove sono?
Una cosa molto triste, la conservazione di questo materiale è diventata complicata da un lato e costosa dall'altro. Quando io sono andato via dall'Istituto Superiore di Sanità, dove avevo portato tutto quello che avevo di materiale italiano e di materiale internazionale, perché ero responsabile della codifica di tutti i dati di mortalità, tutti i morti del Seven Country li ho codificati tutti io, ormai sono più di 12.000, furono abbandonati lì e dopo un paio d'anni distrutti. Non diciamo perché, per come. Il materiale internazionale sono riuscito a salvarlo e a farlo emigrare in Olanda presso un collega olandese, il quale a un certo punto si è trovato nella impossibilità presso il suo istituto di mantenere tutta questa carta. È andato distrutto anche quello. Abbiamo naturalmente i file sul computer con i dati, ma non i dettagli. Per esempio, i dati riguardanti la mortalità erano riportati in complessi moduli, di cui io avevo tutti gli originali. Questi non esistono più, esistono le mie conclusioni, ma non i dettagli. All'Università di Minnesota, per conservare il materiale, fu affittato un capannone monumentale dall'università, per la quale il singolo istituto pagava l'affitto, che si trovava a 50 km dall'università. Io sono andato qualche volta, ho ritrovato le mie cartelle originali scritte da me, ma a un certo punto la divisione di epidemiologia, che è diventato il successore del laboratorio del professor Keir, non aveva più i fondi per mantenere l'affitto di questo materiale, è stato distrutto anche questo. Quindi praticamente quello che rimane sono dei dati in forma definitiva codificata su supporto magnetico, che cerchiamo di replicare, mettere su tanti computer, su tante memorie per non perdere tutto. Gli unici che forse sono riusciti a mantenere tutto e che intendono mantenere tutto sono i finlandesi. Una collega finlandese, la professoressa Auli Knissinen, della seconda generazione, quando è andata in pensione qualche anno fa, è stata incaricata di mantenere l'archivio del Seven Countries finlandese per i prossimi 50 anni e si è messa a lavoro per organizzarlo in modo da poterlo mantenere in forma cartacea e in forma magnetica. Questo purtroppo è il destino di quando la carta diventa troppo pesante, troppo ingombrante, troppo costosa ad essere conservata. E questo che effetto fa un ricercatore come lei? Beh, è una cosa triste, soprattutto perché uno perde qualcosa di sé e poi perde anche alcuni dettagli che non sono più ricostruibili, non c'è niente da fare. Che potrebbero essere utili in futuro? Potrebbero essere utili se uno volesse, per esempio, con nuovi criteri, ricodificare tutte le cause di morte. Questo è un esempio. Io le ho codificate tutte secondo certi criteri, uno potrebbe dire no, guardiamole secondo un'altra visione. Non è più fattibile. Peccato, ma questa è vita purtroppo. La piramide alimentare dell'OMS è stata influenzata dal Seven Country Study? Sicuramente il Seven Countries ha influenzato questa idea, che peraltro non è partita dall'OMS, è partita dall'FDA americano e poi dopo varie organizzazioni, tra cui l'OMS, varie università come Harvard, come l'Università di Tor Vergata qui a Roma, hanno creato varianti della piramide per adattarle a piccole differenze di opinioni, piccole differenze di diete locali, eccetera. Sicuramente però quella dell'OMS è quella più conosciuta e quella a cui tutti si riferiscono, però le differenze sono minimali rispetto a quella originale, per cui l'impianto è sempre quello. Alla base, dove ci sono alimenti abbondanti, sono i cereali, seguono i vegetali, poi arrivano, si estringono verso gli alimenti animali, la carne, le uova, il pesce, e in cima ci sono i grassi che devono essere pochi e possibilmente vegetali, olio d'oliva extravergine come dicono tutti. Se lei tornasse indietro, nella sua carriera di ricercatore, accanto ad Ansel Keys e a tutti i grandi studiosi con i quali ha collaborato, che cosa cambierebbe? Non penso che cambierebbe molto se ritornassi indietro a quei tempi, quasi niente direi. Ho fatto le cose con grandi difficoltà di vario tipo, puoi immaginare, ma alla fine sono contento di quello che ho fatto.
E forse avrei dovuto dedicare più tempo ed energie alle relazioni pubbliche, eccetera, ma non lo so, forse avrei rifatto prevalentemente ricercatore. Ripartendo da oggi le cose sembrano molto più difficili, perché le ipotesi che ci sono adesso per migliorare le nostre conoscenze sono molto più complicate e bisognerebbe entrare in quell'area complicatissima e difficilissima che è la genetica, che è la controparte delle nostre abitudini di vita quotidiana, e trovare il punto di incontro tra la genetica e l'ambiente e le abitudini. È quello che qualcuno sta facendo, finora però mi pare con scarso successo. Ci sono degli studi epidemiologici già pubblicati, molti ormai, in cui vengono considerati un grande numero di indicatori, chiamiamoli genetici, potenzialmente predittori di malattie. Il loro numero di solito è così grande che quando entrano in un'equazione, l'equazione in questione sballa, non funziona più. Allora bisogna compattarli con delle tecniche matematiche come per esempio la factor analysis o altre cose di questo genere. Questo blocco, diciamo, di informazioni compattate in un certo modo viene messo assieme alle conoscenze che già abbiamo sulle altre misure, che possono essere il peso, l'altezza, il colesterolo, la pressione, la glicemia, eccetera, eccetera. Quando entra questo nuovo componente genetica, il miglioramento nella predizione della malattia è minimale, quasi marginale. E perché? Ci sono vari motivi, ma ce ne sono due principali. Uno è costituito dal fatto che la genetica riflette in parte il fenotipo di cui siamo portatori, e quindi se io sono predisposto ad essere iperteso mi trovo l'ipertensione. Allora sull'ipertensione il fatto di avere anche il gene dell'ipertensione non mi dice niente di più, poco di più. Questo è un aspetto. Quindi questo complica molto l'interpretazione. Bisogna trovare qualche gene che predice indipendentemente dai fattori che apparentemente condizionano. E l'altro aspetto complicatissimo è che i modelli matematici di predizione di cui disponiamo forse sono superati, anzi sicuramente sono superati, ma ancora non ci sono quegli alternativi che siano sicuramente validi. Io stesso con dei collaboratori ho tentato in un paio di occasioni a utilizzare dei modelli che si ispirano alla filosofia del neural network, ma abbiamo fallito, abbiamo ottenuto nulla di diverso che con i tradizionali modelli log lineari. Quindi c'è un grande passo da fare in avanti che non so chi e quando farà. Qual era secondo lei il pregio maggiore di Ansel Keys? Ma forse era la sua capacità di motivare le persone a lavorare seriamente, a lavorare bene, a lavorare tanto e fuori dal lavoro ad essere suoi amici e suoi compagni di simposi simpatici durante i quali si raccontavano le più varie storie. Se Ansel Keys potesse venire in questo caffè per 5 minuti, che cosa gli direbbe? Beh, lo abbraccerei con grande affetto e gli direi che è meraviglioso di vederlo. Io l'ho seguito fino a quasi la fine. L'ultima volta l'ho visto nell'anno 2000, 4 anni prima che morisse, quando ormai era in cattive condizioni. Fui invitato a Minneapolis per il suo 100° anniversario. Lui compì 100 anni all'inizio del 2004. Non ero in grado di andarci, non ci andai, gli mandai molti messaggi. Però in compenso sono riuscito a festeggiare con lui i suoi 90 anni, che già allora erano tanti, quando organizzavano un grande simposio giù a Pioppi, al quale vennero diversi ricercatori da varie parti del mondo. Quindi un ricordo molto, molto bello e senza fine. Secondo lei la dieta mediterranea è la ragione per cui ha superato i 100 anni Ansel Keys? Non lo so. Sicuramente i suoi geni erano molto buoni, in ogni caso. Grazie professor Menò. Grazie.